c'è qua? Sono io. Stavolta non sono io. 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 Cos'era? Non lo so. Un tintinnio, l'hai sentito? Sì. Non ero io. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuto nel video del dopo ispezione. Allora, come avete visto ragazzi, siamo tornati a Monbello, anzi siamo andati a Monbello perché la prima volta che risale all'inverno scorso, Sì, 23, sì. l'inverno 23, ecco, eravamo stati un quarto d'ora proprio perché, vabbè, io c'ero già stato con altre persone al suo tempo. Io non ci tenevo a starci di Lei, più. esatto, lei non l'aveva mai visto e quindi gli ho detto, senti andiamo, eravamo andati in pieno pomeriggio, ma poi col traffico della città, essendo Siamo inverno, arrivati sotto sera. siamo arrivati là che era praticamente notte, anche se erano le 6, ecco, era buio pesto, per cui la nostra visita presso l'ospedale Antonini, perché così si chiama, durò sì e no un quarto d'ora scarso, quindi insomma, invece questa volta, quest'estate, siamo tornati standoci quasi 2 ore, insomma un'ora e mezza, Sì. poco di più. E i risultati come sempre arrivano. Io dico come sempre perché Monbello ci sono stato, torno a ripetere, tante volte e quindi per me è stata una conferma, per Lara è stata la conferma di non star bene e per cui insomma questo è il nocciolo della questione. Poi adesso a breve vi elencheremo tutte le anomalie che abbiamo registrato e che sicuramente avete visto. Partiamo dal presupposto che di VP non ne abbiamo sentiti. No. Però ecco, la cosa strana sulla quale io partirei, anzi la teniamo per ultima, ecco, che è quella più clamorosa. Ah, ok. Allora raccontaci un Sì. po' la tua esperienza e poi facciamo l'elenco. Copia e incolla. Sì. Cioè, faccio prima. La mia esperienza. Allora, Monbello mi affascina tanto, mi attrae tanto, veramente, ma quando ci metto piede Cambia tutto. cambia veramente tutto. Posso pensare alla paura, all'ansia per il fatto che comunque a Monbello ci bazzicano persone poco raccomandabili, ma non lo so, non penso sia solo ed esclusivamente quello. È tutta la sua storia, è tutto quello che lì è stato vissuto, patito da molte persone, uomini, donne e bambini. Sì. Non so se io assorbo questo loro vissuto, non voglio arrivare a pensare a tanto, però io lì mi sento a disagio. Mi avete visto, non parlavo, l'ho detto anche nella conclusione, non riesco ad esprimermi, non riesco a formulare le parole, sto più zitta e forse magari ci guadagna il video perché siamo meno chiacchieroni da quel punto di vista lì, però sinceramente non riesco, forse sono più concentrata, ma è una concentrazione nervosa, dalla paura. nervosa. Ma a me viene da dire, anche se non ci siamo mai spacciati, né lei lo ha fatto, tantomeno lei, non ci siamo mai spacciati per sensitivi e Ma ce no, ne guardiamo bene. no, nel assolutamente, farlo. Però assolutamente. sicuramente lì Lara qualcosa percepisce di più rispetto a posti, perché ragazzi avete visto Villa Azzurra, siamo andati 2 volte, vabbè una lei non c'era, però insomma sono posti brutti dove anche Lara è stata, però qui è un po' un tabù, quindi se c'è un po' un tabù Sì, vuol dire io che lei percepisce forse di più. Insomma, infatti quando alla fine, nelle conclusioni che abbiamo fatto a fine Sì. video, quelle lì a botta calda, insomma, tu hai detto molto probabilmente questo tuo stato, questo Sì. tuo nervosismo è già il sintomo di un'anomalia. qualcosa, esatto, che lì dentro c'è. Sì. Probabilmente è così. Ora noi abbiamo fatto questa, vi voglio dire una cosa,
Vi anticipo una cosa, nel senso, noi abbiamo fatto la promessa, no, di ritornare e ovviamente con Davide Franci, ovviamente, per essere un pochino più in forza, magari andarci non a mezzogiorno, ma in una, come dire, a favore del buio, però vi anticipo già che io personalmente, lui lo sa Corrado, non scenderò nei sotterranei. Quella è una cosa che, chiamatemi fifona, dite quello che volete, ma io non me la sento, quindi eventualmente spero che questo non sia un limite per il futuro video. Divideremo le squadre, io e Davide magari andiamo sotto e Franci e Lara stanno sopra o viceversa, oppure un maschio, esatto, perché comunque sia, però non me la sento per una questione anche di schifezze che ci sono, primo di schifezze che ci sono giù, e due perché non me la sento. Non voglio fare una cosa forzata, non voglio già il ritornarci è tra virgolette una piccola forzatura, però voglio provare in una situazione, ovviamente anche nel tornarci, ragazzi, viene da sé, insomma l'avete visto nei video vecchi, che Davide ha la sua attrezzatura, Francesca c'ha la termica, noi abbiamo la nostra, andiamo giù più organizzate anche a livello sicuramente e in una stagione dove le cicale si sperava vadano a dormire, le cicale erano un disastro, erano veramente invasive. Siamo stati a luglio noi, no? Luglio-agosto, non mi ricordo, luglio-agosto ci avete visto, insomma, eravamo in versione anche estiva. Oggi però l'analisi la facciamo circa un mese e mezzo dopo, anche perché comunque il tempo di controllare tutto, ovviamente, però era estate, ecco. Allora arriviamo alla ciccia, da dove vuoi partire? Allora io la cosa lì la tengo per ultima. Perfetto, allora ci siamo segnati un piccolo elenco, ho messo come prima cosa le mosche, ma perché quando siamo entrati a un certo punto ho detto fermati, mi sembra di sentire, avevo paura ci fosse un nido di vespe o di api, perché c'era questo ronzio continuo e persistente. Purtroppo, dico purtroppo perché forse avrei avuto più dimestichezza con le api, erano mosche, ma perché c'era l'inverosimile della schifezza lì dentro, quindi spazzatura sopra spazzatura e altro, dove le mosche pullulano, e di conseguenza ecco questo rumore sotto, già le cicale più le mosche infastidiva proprio a livello di pelle e anche nervoso. Poi i valori magnetici delle EMF che sballavano in continuazione, proprio in più punti, quasi per tutta la durata dell'indagine c'erano i valori 0, 1, 2, 3, a volte arrivava anche a 12, 13, 14 e così. Da niente. Cosa strana che il K2, che è un po' il gemello diverso dell'MF, non si è praticamente mai mosso. Se voi l'avete visto brillare ditecelo, infatti scrivetelo nei commenti, anche perché siete davvero bravi osservatori. Già ci avete detto in più occasioni. Mi ricordo una vecchia indagine a Triora, non so se ti ricordi, che una ragazza dice andate al minuto tal di tali perché ha brillato il K2. Esatto, e noi infatti in tre non ne siamo accorti. Siete bravissimi. Non ce ne siamo accorti là, ma là neanche nel montaggio può essere passabile, perché quando sei nervoso comunque, anche se sei in una situazione un pochino più tranquilla, ma riguardandolo in video non ce ne siamo accorti. Quindi siete più bravi voi, complimenti, bravissimi. Esatto. Poi quella specie di campanellino che abbiamo sentito entrando in un salone netto proprio, subito dopo la sua voce, allora, sono stato io, perché deve aver mosso allora qualcosa. Io ho praticamente calpestato un vetro con le scarpe e infatti ho detto a Lara e a voi che l'ha scricchiolato proprio sono stato io. Però finita la parola io, quindi andatevi a rivedere il video, c'è proprio il rumore di un campanello. Il campanello, ragazzi, non c'era, perché
sembrava quasi il campanellino, lo diceva Lara prima di cominciare le riprese, di queste riprese, ecco, sembrava quasi un campanellino quello che hanno i cagnolini o i gattini, insomma. I campanellini, I proprio di campanellini degli riconoscimento animali, dei cagnolini. E però lì non c'era, No. c'era di tutto, ma quello non c'era. Ecco. Ed è stato, l'abbiamo sentito nettamente là perché l'abbiamo detto, e poi ovviamente si è riprodotto in videocamera. E poi l'omino della fotocamera che tu... Allora ragazzi, io per mia fortuna, insomma, tempo fa acquistato una serie di telecamere, una diversa dall'altra. Sta passando un elicottero, mi sa che butta giù a casa. Esatto. Vi ricordiamo che noi siamo vicini alla base dei presunti alieni, quindi probabilmente era un elicottero nero. Esatto. E per cui quando passano gli elicotteri alzano le antenne sempre. Esatto. E adesso mi sono perso. Ok, stavo dicendo che ho preso col tempo, da quando ho aperto il canale, una serie di telecamere. In questo caso quella di Mombello, nell'indagine di Mombello ho portato una delle prime che avevo, e questa telecamera, come l'altra, quella bella insomma che uso sempre, ha questa peculiarità che se c'è una presenza umana si forma un quadratino proprio sul volto di questa persona. Mi ricordo che era successo quando siamo andati con Erika alla Casa delle Stringhe, che suo figlio si spostava, ecco. Esatto, praticamente se andate a rivedere anche quel video, la Casa delle Stringhe, vi noterete che lo spiego, ossia che se c'è un quadratino su un volto vuol dire che lì c'è una persona, perché anche se ci fosse un cane e un gatto non cambia niente, riconosce i volti proprio delle persone. Ecco, in quel momento lì Lara era di spalle e quindi non potevo inquadrare il viso, ma al di là di Lara proprio c'era un quadratino che si spostava. A un certo punto Lara, sotto mia indicazione, cioè il quadratino è sulla tua sinistra, ha alzato l'MF e ha sballato. E si sono mossi i valori. Quella è una cosa particolarmente strana che è successa a me circa 2 o 3 volte in tutta la mia vita di Gostante. E in questo caso assume un pochino più di valore il fatto che ci sia la concomitanza di 2 strumenti insieme, cioè la telecamera che rileva una presenza e mettendo l'EMF vicino, l'EMF reagisce in qualche modo. E è stato davvero interessante la cosa. Poi io mi sono segnata questo rumore. A un certo punto io sto parlando e mi fermo e dico: ho sentito non l'ho registrato, ma l'ho sentito sotto le mie parole, l'ho sentito proprio sotto le mie parole, al punto da dire: aspetta, fermati, vediamo se lo risento. Non si è risentito, però al momento io ho sentito quella cosa. Esattamente. La faccenda del rimbombo che tu senti. Allora, io so che qui adesso inizierà una discussione tra me e Davide, ma ovviamente discussione costruttiva, in amicizia, ci mancherebbe. Però se vi ricordate, a inizio di questa stagione, e abbiamo fatto un'indagine a Villa Azzurra, la seconda, dove Lara purtroppo non c'era. No. E io lì ho sentito un rimbombo e lì ho detto: attenzione, perché sempre qui, quando ci andammo la volta scorsa, dove c'erano anche ospiti insieme a noi, anche lì avevo sentito il rimbombo. E dico, Davide mi ha detto, giustamente abita a Torino, mi ha detto: guarda che non lontano da qui c'è un aeroporto piccolino, un aeroporto turistico, adesso non so come vengono chiamati, comunque non è un aeroporto di linea dove partono aerei di linea, però in combinazione io li ho sempre sentiti lì, sti rimbombi. Mi sembra di averne sentito un altro al manicomio femminile della scorsa stagione e l'ho risentito qui, quindi evidentemente i manicomi, se in qualche modo queste entità si vogliono fare palesare, si vogliono far notare, scusate, eccetera, può anche essere che canalizzino questi rumori che assomiglino molto a dei tuoni, a dei rimbombi, a dei bu così, che onestamente non siamo stati capaci di identificare. Sempre per te la famosa saetta che hai visto nella vicino alla finestra. Sì, la saetta che Lara non ha visto perché no, proprio no. Allora, ma magari io ero davanti a te, ma io magari in quel momento stavo guardando da un'altra parte. Allora, praticamente c'era questo corridoio che avete visto e in fondo c'era un bagno con una porta ovviamente sigillata che non si poteva aprire, eccetera. Sopra lo stipite della porta c'erano 2 un teschio e un'altra figura disegnata. E poi c'era una sorta di buchino che sembrava uno spioncino della porta
che dava sul fuori, però il fuori, a parte che era un buco grande meno di una moneta di un centesimo, a parte questo, ma poi comunque il fuori lo dava in un giardino dove quel giorno c'era il sole, quindi non c'erano temporali e niente del genere. Però io in quel momento ho visto come una saetta entrare in quella stanza proveniente da quel buco. Lara giustamente dice: ma non è che sono state con la torcia? Sicuramente, anche perché poi entrando abbiamo notato un pezzo di vetro, ho detto sì, magari la torcia ha fatto riflesso. Però ragazzi, io qui ci siamo un po' scontrati anche con lei, io sono convinto di aver visto quello che ho visto. Ma è vero che sono ciecato come una talpa, però, e quindi avendo poca vista a mia disposizione, può essere che abbia anche scambiato fischi per fiaschi, però uno dice quello quello che vede, quello che sente, quello che prova, sì. Perché alla fine spesso e volentieri nelle indagini spesso e volentieri quasi sempre praticamente non vediamo il fantasma puro, no? Diciamo che in pochi, sì. Raramente, quasi mai nessuno forse l'ha visto veramente. Sono più a valere le sensazioni stesse, forse i veri K2 lo diciamo noi, ma lo dicono anche altri team, forse i veri K2 siamo noi, sì. Queste cose che succedono, queste coincidenze, queste particolarità che ti fanno pensare e che sul momento, se le noti sul momento, cerchi di controbattere, no? Sì. Come in questo caso, un attimo, hai visto un lampo, aspetta che andiamo a vedere, sono stata io con la torcia, è stato un riflesso sul vetro, cerchi di escludere, sì. Per vedere cosa rimane. E a volte quello che rimane è inspiegabile, sì. Oppure siamo sfigati come oggi e non ve l'abbiamo potuto riprendere. E non ve l'abbiamo potuto riprendere. Possono ciecarmi perché anche poco così. Ma comunque sia, come il rumore del campanellino, sì. Noi l'abbiamo sentito, l'avete sentito che voi perché è stato riprodotto, ma che cos'era? Ci sono tantissime variabili e noi cerchiamo di escludere per tenere quello che è importante e quello che può essere sì. Di dubbio, insomma, perlomeno. E niente. Poi l'ultima cosa. Ragazzi, io per togliermi, siccome mi vergogno a dirlo perché sapete il mio scetticismo, però lascio dire a Lara perché si è accorta lei venendo su con la spesa, perché poi finita l'indagine ci siamo fermati un attimino al supermercato per sbollire un attimino, e avevo i sacchetti in mano, aveva i sacchetti in mano e mi sono accorta che aveva un livido sul braccio, questo, sul braccio che adesso sinistro, ovviamente è scomparso perché sono passati sul braccio sinistro. E ho detto: ma Corrado, cosa hai fatto? Nel senso, magari sai com'è tante volte il problema è, come è stato spiegato in indagine, noi eravamo andati l'ultimo padiglione che abbiamo fatto è stato quello dei bambini e per arrivarci abbiamo dovuto attraversare la giungla, sì, praticamente ci siamo tagliati dalla testa ai piedi, sì, tra sterpaglie, rovi, ortiche, insomma. Si è mangiata i lamponi, non so come c'erano le more, è vero, sì, c'erano le more, sì. Ma buonissime, sì, tra l'altro sarei rimasta lì a mangiarle tutte, però non era il caso. Però ci siamo tagliati vivi. E sì, perché anche io mi sono graffiata le gambe, ma mi sono graffiata, ci siamo graffiati, quello era un livido, il livido te lo fai con una botta, con un urto, no? Con una pressione, ma non con un graffio. No. Non esce il sangue dal livido, il sangue rimane dentro, si coagula, insomma, adesso io non sono infermiera, non sono medico, non voglio dire castronerie, però comunque sia, il graffio è diverso dal livido. Sì, il livido è una botta. È una botta, ecco. Esatto, io di botte non ne ho prese. Non ne ha prese perché altrimenti se ne sarebbe accorto, l'avrebbe detto cosa ho fatto, ho sbattuto, non lo so, ecco così. E fatto sta che aveva il livido. Ragazzi, io non voglio dare la colpa ai fantasmi, esatto, probabilmente, che però. No, probabilmente non lo so, magari hai preso non lo so. Fatto sta che si è ritrovato il livido. Va bene. Noi l'abbiamo chiamato noi prendiamo così, atto. Il video l'abbiamo chiamato i segni di Mombello, ma semplicemente perché, ragazzi, torno a ripetere, io sono scettico fino al buco di non vi dico dove, esatto. Ecco, potete solo immaginarlo, però insomma, chi mi conosce, mi viene in mente insomma Isabella, la stessa Elisa, quando ci siamo incontrati a Lucca, insomma Sauro, insomma chi mi ha conosciuto sa che sono scettico ma possibilista.
per cui davanti a una cosa del genere io non so insomma, trovare una spiegazione. Io non avevo niente, mi ero graffiato come se graffiata Sì, Lara. come io mi sono graffiata Punto. le gambe, perché avete visto, Ecco, avevo i però un livido, jeans corti al esatto, polpaccio, come e poi avevo, cioè, come dice Lara giustamente, un graffio lo senti e poi sanguina. sanguina, lo vedi, sembra un po' i graffietti dei gatti, ma qui era proprio un livido, come se uno mi avesse preso così e mi avesse tenuto pigiato per 3 ore il braccio. Sì. E io non ho avuto un incontro di questo tipo né con persone umane né con No, fantasmi. no, assolutamente. Però di sicuro assolutamente. mi sono trovato il livido, che tra parentesi mi è andato via in 2 giorni, non in uno. Sì, no, è rimasto un po'. Sono forse gli inconvenienti del mestiere o situazioni. Scusate. Cioè, sì, dai, un po' una cosa così. Sono forse gli inconvenienti del mestiere. Viene da ridere, starnuto così. Per cui prendiamo atto e basta, e ve lo diciamo. Non vogliamo arrivare a conclusioni di nessun tipo, assolutamente, come lo sapete. Però è successo. E tra l'altro il livido forse si vede intanto che facciamo la conclusione, perché noi per cercare di capire quando se lo può essere fatto, abbiamo detto ma un attimo, ma lui col fatto che tiene la telecamera non si vede mai. Vedete sempre me, ma perché la telecamera ce l'ha sempre lui. No, perché tiro la telecamera se la dai a me, perché non riesco, ma smettila, ma scusa, proprio io quando però l'abbiamo messa c'era un tavolino da giardino in cemento proprio lì davanti al padiglione dei bambini per riprenderci, ci siamo accorti riguardando lui, muovendo il braccio, ho detto guarda che ce l'hai già lì, quindi cioè è strano, anche perché un livido adesso non so quanto tempo ci metta a saltare fuori, però cioè, se sprendi la botta vai a sapere. Ma io di botte non ne ho presa, ragazzi, mi ricordo. Non lo so, fatto sta che qualcosa probabilmente stava già iniziando. Allora, per concludere, ragazzi, potrebbe essere che l'ho presa e non mi ricordo, perché ho una memoria che fa schifo, ma come dice il nostro mitico amico Christian, la versione romanzata o la versione 2.0 è che un'entità non ha voluto che io entrassi in determinati padiglioni e mi abbia in qualche modo fermato. Ma è la versione romanzata. Va bene, se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, se soprattutto vi è piaciuto quello dell'indagine fate la stessa cosa. A presto. Ciao.